Pochi giorni fa su questo canale ho pubblicato un video nel quale esprimevo le mie perplessità sulla funzione podcast di YouTube, ovvero video podcast. Ecco, ci sono stati un sacco di commenti su quel video, infatti mi ha fatto molto piacere avere un certo tipo di conversazione. In questo video però, visto che ormai tantissime persone vorranno fare video podcast, voglio parlarti di appunto la differenza tra audio podcast e video podcast da 3 punti di vista diversi: la strumentazione, il pubblico che ti ascolterà e te. Ok, il fenomeno si può analizzare da più punti di vista, in questo video però voglio soffermarmi su 3 punti di vista che secondo me sono fondamentali, ovvero la strumentazione, il tuo pubblico, quello che ascolta i tuoi podcast e te stesso. Partiamo dalla strumentazione. Allora, sappiamo bene che per far podcast in formato audio, così come abbiamo sempre fatto, abbiamo bisogno di un microfono, abbiamo bisogno di una scheda audio, abbiamo bisogno di un cavo, abbiamo bisogno di un paio di cuffie e abbiamo bisogno di un software sul computer con dei plugin che ci permettono di appunto migliorare la qualità audio del prodotto. E poi abbiamo bisogno ovviamente di una piattaforma dove caricare il nostro podcast e da lì diffonderlo su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, eccetera, eccetera. Benissimo, sappiamo che per far podcast audio non dobbiamo investire cifre astronomiche, ma possiamo anche investire con oculatezza per comprare degli strumenti che, pur costando relativamente poco, ci offrono un livello qualitativo decente. Ovviamente sappiamo anche bene che non basta la strumentazione. Ci serve anche una voce allenata, una voce pronta per registrare. Serve anche una buona tecnica microfonica, perché dobbiamo saper parlare bene nel microfono. Dobbiamo saper gestire bene i volumi del microfono nella scheda audio per evitare di essere troppo bassi, troppo alti. Dobbiamo saper fare l'editing sul nostro software, dobbiamo saper applicare solo i plugin necessari che ci servono per migliorare la traccia, dobbiamo saperla esportare, dobbiamo saperla caricare sulla piattaforma. Quindi questo più o meno ce lo siamo raccontati molte volte su questo canale e continueremo ovviamente a farlo. Quello che mi interessa approfondire adesso però è una nuova strumentazione che ti serve e nuove competenze che ti servono, perché se vuoi fare video podcast non ti serve più solo la componente audio, ti serve anche la componente video. Ecco quindi che è necessario, fondamentale e indispensabile riuscire a riprenderti così come sto facendo io adesso. Quindi ti serve o una macchina fotografica, scelta consigliata, oppure un telefono di ultima generazione, in grado di registrare con una buona qualità video. Ora, trovi sul mio canale un video fatto l'anno scorso, se non ricordo male, dove ti spiegavo quali settaggi utilizzare per la macchina fotografica. Quel video è ancora assolutamente valido perché quelli sono i settaggi, quindi ti consiglio anche di andarlo a cercare sul canale. Comunque ti dicevo, quindi ti serve una macchina fotografica e probabilmente, a meno che tu non voglia prendere una macchina tipo la Sony ZV-10, se non ricordo male, ma ti metto il link in descrizione, che costa intorno ai 500-600 euro probabilmente, che diciamo è abbastanza economica, e ha già l'obiettivo incorporato, quindi non si cambiano le ottiche. Se invece vuoi utilizzare una macchina fotografica come quella che sto utilizzando io, anche con le ottiche intercambiabili, diciamo che le cifre diventano ancora più interessanti. Certo, potresti utilizzare il tuo telefono, assolutamente sì. Il problema del telefono qual è? È che utilizzare il telefono significa avere innanzitutto tanto spazio nel telefono, perché i video occupano parecchio spazio. Dopodiché dovresti tenere il telefono sempre in carica. Insomma, il telefono sappiamo bene che oggi più che per telefonare viene utilizzato per fare tutt'altro, ma io ti consiglio di utilizzare un apparecchio, un'attrezzatura ad hoc per i tuoi video podcast. Quindi più che il telefono io ti consiglio una macchina fotografica. Sicuramente con un obiettivo intercambiabile puoi ottenere un risultato qualitativo video molto molto migliore, ok? Però dipende molto dal budget. Se hai domande, dubbi, curiosità su tutto questo, basta commentare questo video e ti do informazioni. Quindi ci serve una macchina fotografica, benissimo. Ci serve una macchina fotografica, dobbiamo imparare a settarla, ma per fortuna per i video è molto più facile rispetto che per le foto. Quindi se per le foto avevi qualche problema ad utilizzare la tua macchina fotografica, per i video è molto 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 più semplice, fortunatamente. Però fammi domande e io provo a risponderti. Oltre alla macchina fotografica, però, ci servono delle luci.
perché il nostro video non può essere buio, non possiamo utilizzare la luce del sole, perché se in quel momento passa una nuvola e la luce del video cambia ed è poco professionale. Se registriamo all'interno non possiamo accendere la luce, quella che abbiamo sul soffitto, perché è una luce che viene dall'alto, è una luce che non va bene, perché è una luce molto dura e non va bene per il nostro video. Quello che vedi qui adesso in questo momento è una luce gigantesca, poi ti farò vedere che cos'è, non in questo video ma in un altro, una luce gigantesca che ho qui che è super morbida, infatti vedi come mi definisce bene il volto. C'è una luce qui in basso che illumina questa pianta, una luce qui in alto che illumina lo scaffale e regola il mio bordo qui intorno. C'è un'altra luce lì che illumina quell'altra parte di fondale, scusami, non mi veniva la parola, e nella libreria ci sono tutta una serie di luci che adesso non ho acceso, ma sono sotto le mensole, ci sono luci. Ok, questo per dirti cosa. Il segreto per ottenere un video di qualità è innanzitutto l'audio, ma questo, diciamo, su questo canale già lo abbiamo approfondito più volte. In secondo luogo, le luci, indispensabili. In terzo luogo, la macchina fotografica, o addirittura anche il telefono. Ok, quindi anche le luci sono indispensabili. Poi farò dei video proprio specifici su le macchine fotografiche, sui video, quindi farò altri tutorial, altri video. Adesso in questo volevo un attimo introdurre l'argomento. Benissimo, ti serve poi un software di montaggio, che non è lo stesso software di montaggio audio, ma è un software di montaggio video. Per fortuna ci sono dei software anche gratuiti, se usi Mac c'è quello che esce di default, mi pare si chiami iMovie, che funziona molto bene. Io uso Final Cut Pro X, che è un software a pagamento, ma mi trovo benissimo con quello. Ma anche iMovie va benissimo. C'è un altro software gratuito, CapCut, che di solito faccio utilizzare quando faccio corsi di formazione sulla creazione di contenuti audio e video, faccio utilizzare CapCut perché è gratuito. Ci sono altri software, però devi imparare anche a fare montaggio video. E prima ancora di imparare a fare montaggio video devi fare una cosa molto importante. Ti ricordi, prima ti ho detto che devi registrare il video con la macchina fotografica e l'audio col tuo microfono. Ora, trovi anche dei video fatti qualche anno fa che ti spiegano nel dettaglio questo, ma voglio riprendere il concetto. Non utilizzare la macchina fotografica come scheda audio. Che vuol dire? Vuol dire che questo microfono in questo momento non sta entrando nella macchina fotografica. Non lo farei per nessun motivo al mondo, perché il preamplificatore della macchina fotografica fa schifo, ovviamente, ok? In alcuni modelli di più, come questo, in altri modelli un po' meno, ma non utilizzare per nessun motivo il preamplificatore della macchina fotografica. Quindi questo che cosa vuol dire? Che questo microfono, non essendo collegato alla macchina fotografica o al telefono, deve andare a finire da qualche parte. Dove va? In questo momento va dentro una scheda audio. Per la cronaca, una M-Audio 192.4. Questa te lo sto spoilerando in anteprima, che ho anche questa scheda audio che ha dei preamplificatori super silenziosi. Forse più silenziosi addirittura della mia SSL e della Audient. Quindi per dirti, e costa 80 euro più o meno. Ma te ne parlerò dettagliatamente. Quindi il microfono va a finire dentro la scheda audio, che va a finire dentro il mio computer con Reaper. Ora, io ho il video nella macchina fotografica, l'audio nel computer. Nel software di montaggio video, per fare il mio video podcast, dovrò sincronizzare audio e video. Per fortuna tanti software lo fanno in automatico. E questo è veramente una fortuna. Quindi io registro audio e video dalla macchina fotografica, solo audio dal mio computer tramite il microfono e la scheda audio, e dopo cancello l'audio della macchina fotografica e gli sovrappongo l'audio che viene dal computer. È più facile a fare che a spiegarlo, però in questo modo hai un audio di qualità, perché stiamo parlando pur sempre di podcast, ricordi? Quindi non possiamo diminuire la qualità del nostro audio per inserire il video. Ok, quindi questa è l'unica cosa che puoi fare. Non utilizzare né la macchina fotografica né il telefono per riprendere il tuo audio. Non lo fare, perché fa schifo. Viene peggio. Quindi devi imparare, per fortuna in automatico, anche a sincronizzare audio e video. Come vedi, le cose da fare sono veramente tante. Ok? Oltre poi a capire, perché mentre nel microfono dobbiamo imparare la tecnica microfonica, nel video dobbiamo imparare anche a costruirci una scena, l'inquadratura. Non è proprio facilissimo. Quindi
come vedi, anche l'illuminazione non è facilissimo, servono tante altre competenze. Quindi la mia domanda è: se finora hai fatto un podcast audio, tutto sommato ottenendo dei risultati, sei proprio sicuro di volerti complicare la vita aggiungendo anche il video? Non è che per caso otterrai un livello qualitativo peggiore perché devi imparare, devi prima acquistare nuova strumentazione, devi imparare ad utilizzarla, dopodiché devi imparare a creare appunto anche questi video. Siamo sicuri che non è un volersi complicare la vita, sia da un punto di vista economico, di competenze, di tempo? Il secondo punto che voglio portare alla tua attenzione è quello del tuo pubblico. Il tuo pubblico che finora ti ha ascoltato su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast e chi più ne ha più ne metta. E probabilmente ti ascoltava dallo smartphone con gli auricolari. Ok. O anche dal computer portatile con, le casse del computer portatile. Perfetto. Questo fino ad ora. Adesso che tu fai anche video e quindi dirai alle persone che possono anche guardare i tuoi podcast su YouTube Podcast, che cosa succede? Succede che c'è un problema, perché se i momenti di fruizione tramite smartphone e auricolari potevano essere mentre le persone passeggiavano, mentre erano in metropolitana, mentre facevano jogging, mentre si aggiustavano la barba o in qualsiasi altro momento della giornata mentre potevano anche fare altro, a questo punto se devono anche guardarti, cambia il momento della fruizione del tuo podcast. Quindi tu pretendi che le persone stiano ferme a guardarti, mentre parli nel microfono e racconti cose che fino a poco fa raccontavi solo in formato audio. Sei sicuro che l'aggiunta di questo video possa, in un certo senso, essere un vantaggio per il tuo pubblico? Perché io immagino che tu, se vuoi utilizzare la componente video all'interno del podcast, lo fai per portare un vantaggio al tuo pubblico, per avere più ascoltatori, per fidelizzare ancora di più i tuoi ascoltatori, giusto? Immagino di sì. Ecco, sei sicuro che per loro è un vantaggio? Perché se ti accorgi che il tuo pubblico continua ad ascoltarti su Spotify, per esempio, e gli ascolti su YouTube sono veramente minimi, a un certo punto io metterei sui piatti della bilancia l'attrezzatura video che hai comprato, il tempo che ci stai mettendo per montare i video, il tempo che ci stai mettendo per imparare tutta questa cosa qui, con il numero di ascolti che tutto sommato non è cresciuto come ti aspettavi. Perché audio e video sono due cose completamente diverse, che prevedono due momenti di fruizione completamente diversi. Quindi, secondo me, a meno che non c'è proprio una necessità di far vedere il video, secondo me il podcast audio continua a essere la scelta migliore in assoluto. Certo, potrebbe sembrarti un peccato non sfruttare la nuova possibilità offerta da YouTube? Se tu per esempio questo video qui lo ascoltassi soltanto, anziché vederlo, potrebbe essere la stessa cosa? Forse sì, non vedresti me, non vedresti il fondale, le luci, bla bla bla, ma tutto sommato riusciresti a comprendere esattamente il senso del messaggio. Ma questo è un video per me, non è un podcast. Il mio podcast tratta altri argomenti, capisci dove voglio arrivare? Quindi assicurati, prima di fare un investimento importante di strumentazione, ma anche di tempo, assicurati che il tuo pubblico voglia vedere il tuo podcast e non gli vada bene, come ha fatto finora, non voglia soltanto ascoltarlo. L'ultimo punto di questo video non può che riferirsi a te. Ne abbiamo parlato prima, sia della strumentazione sia del tuo pubblico, inevitabilmente sei venuto fuori anche tu. Utilizzare una videocamera, fare dei video è molto diverso rispetto a fare l'audio. Anche la predisposizione tua naturale, immagina di avere il microfono qui davanti e parlare senza essere visto, ti predisponi in un certo modo. Quando sai che invece c'è sempre il microfono, per carità, ma c'è il video, tu stesso ti predisponi in un modo molto diverso. Entrano in gioco anche altri fattori quale la gestualità, quale il riuscire ad avere un aspetto. Io non ho i capelli, quindi non è un problema, la barba, anche se non è perfetta non me ne frega niente, ma magari ci sono persone che vogliono essere perfetti e quindi questa ricerca della perfezione può andare in contrasto con una velocità di esecuzione. Oppure non hai uno studio tuo, quindi devi fare il podcast video in casa e quindi tutto sommato quello che fai vedere alle persone non è proprio bellissimo. Insomma, ci sono tantissime
motivazioni per riflettere. Io non ti dico che non devi fare video podcast, voglio soltanto dentro questo video farti capire quanto è diverso, non migliore, non peggiore, ma diverso fare video podcast rispetto a fare podcast. Tutto quello che hai imparato per i podcast va bene? Sì, fino a un certo punto, perché adesso le competenze sono diverse. Quindi hai tempo, voglia, possibilità economica di fare altro? A te la scelta, ovviamente, non posso essere io a dirtelo. Io continuerò a fare i miei podcast in formato audio e continuerò a fare video su YouTube. Per me sono due piattaforme diverse, ho due pubblici diversi, due momenti di fruizione da parte del mio pubblico diversi, per cui tengo scisse le due cose. Questo è quello che io farò. Vedo spesso, e ti prego di non commettere anche tu questi errori, per esempio c'è un canale che io seguo dove si parlano di video soprattutto, e queste persone hanno deciso di fare anche un video podcast. Benissimo. In questo video podcast parlano di oggetti, fanno recensioni di prodotti. Inevitabilmente questi prodotti vengono visti nel video, nell'audio no, ma loro parlano di questo prodotto come di un podcast. E quindi io che sto ascoltando con le cuffiette mi dici, vedi, allora questa macchina fotografica ha questa funzione, guarda il display, guarda che cosa succede, guarda qui, guarda lì, e io che sto con gli auricolari dico, guarda qui, guarda lì, ma che devo guardare? Capisci quanto può essere assurdo questo? Quindi far podcast video, sapendo che poi potranno anche essere ascoltati in audio, prevede da parte tua uno studio del messaggio perfetto, cioè non devi usare nessuna parola che fa parte del registro visivo, perché sai che ti ascolteranno. È veramente complesso, sei sicuro di volerlo fare? A te la scelta, a me non cambia niente, però è veramente complesso, perché io ne vedo tantissimi di video podcast che poi vengono anche pubblicati come audio podcast, dove l'audio non ha assolutamente senso perché si fa sempre riferimento a cose da vedere. E non funziona così, perché chi sente solo il podcast si sente preso in giro, non va bene. Quindi in conclusione, audio e video sono due cose molto molto diverse. Vuoi fare video podcast? Fallo, non c'è nessun problema, non devi certo avere il mio permesso, ovviamente. Io continuerò a pubblicare dei video anche sui video podcast, quindi ti darò una mano anche su quello, però rifletti bene su l'attrezzatura e quindi aspetti economici. Tempo per imparare queste nuove strumentazioni, come utilizzarle, nuove competenze, montare anche i video, e il tuo pubblico. Siamo sicuri che il tuo pubblico voglia anche vedere quello che racconti. E in ultimo, te stesso devi essere bravissimo nel riuscire a creare un contenuto che possa essere sia visto che ascoltato senza che le persone si sentano stupide perché stanno vedendo, sentendo qualcosa che ha a che fare con o solo l'audio o solo il video. Bene, in questo video volevo darti un po' una panoramica di quello che secondo me è il mondo audio e il mondo video. Farò anche video su la parte video, scusa il gioco di parole, perché ormai è entrata nel mondo dei podcast. Siccome io mi occupo di podcast, devo necessariamente occuparmi anche di video. Per fortuna è una mia passione, quindi non ho problemi, perché come vedi faccio video già da 3 anni, quasi 3 anni, nel momento in cui vedi questo video, quindi non è un grosso problema. Però se hai domande, dubbi, curiosità, non esitare a scrivere, a commentare sotto questo video, e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Per ora è tutto, buona registrazione.